Salve cercatori del mistero e benvenuti a Il mistero è servito. L'argomento di questo video non può non interessarvi, probabilmente sarà uno di quei video che non dimenticherete tanto facilmente. Parleremo di Davide e Golia. Sì, ho trovato degli approfondimenti su questa storia. Non è una leggenda, è storia. E questa storia ha appassionato tutti da sempre. Almeno a me, io sono rimasto affascinato tanto tempo fa quando l'ho sentita per la prima volta. È il racconto di un pastorello che sconfigge un gigante per poi diventare re di Israele. E cosa ci può essere da dire di più? Vediamo, innanzitutto cerchiamo di contestualizzare l'avvenimento. È una storia avvenuta 3000 anni fa, quando il regno di Israele era agli inizi, ed è ambientata in una zona chiamata Shefilà, che ora si trova in Israele. L'antica Palestina aveva lungo il suo confine orientale una catena montagnosa dove ci sono delle antiche città, dove ci sono tutte le antiche città di quella regione, cioè Gerusalemme, Betlemme, Hebron. Poi c'è una pianura costiera lungo il Mediterraneo, dove ora si trova Tel Aviv. La catena montuosa è collegata alla pianura costiera da una zona chiamata Shefilà, formata da una serie di valli e creste che si sviluppano da est a ovest, e si può seguire lo Shefilà attraversandolo per andare dalle montagne alla pianura costiera. Lo Shefilà è la parte più bella di Israele, con boschi, campi di grano e vigneti. Ha anche un ruolo strategico. Ha avuto un ruolo strategico nella storia di quella regione. Dopo aver attraversato la pianura costiera, gli eserciti nemici percorrevano lo Shefilà per raggiungerne le montagne e minacciare gli abitanti. 3000 anni fa accadeva proprio questo. I Filistei, che sono il più grande nemico di Israele, del regno di Israele, vivevano nella pianura costiera e sono originari di Creta. Sono un popolo marinaro. Iniziano a farsi strada attraverso una delle valli dello Shefilà fino alle montagne, perché quello che vogliono fare è occupare l'area degli altipiani vicino a Betlemme e dividere il regno di Israele in due. Il regno di Israele è guidato dal re Saul, che ovviamente viene a conoscenza di questo piano. Fa scendere il suo esercito dalle montagne e si confronta con i Filistei nella valle di Elà, una delle valli più belle dello Shefilà. Gli israeliti si trincerano lungo la cresta settentrionale e i filistei si posizionano lungo il costone meridionale. I due eserciti sono fermi per settimane, uno di fronte all'altro, non si affrontano, non effettuano manovre militari. Nessuno attacca l'altro per non esporsi nella valle o sui fianchi delle montagne. E così, infine, per sbloccare l'impasse, i filistei inviano il loro guerriero più forte. Lo inviano giù nella valle e grida agli israeliti: mandate qua giù il vostro guerriero più potente, risolveremo lo scontro solo noi due. Questo modo di fare era una tradizione delle guerre antiche. Ne abbiamo qualche eco anche nella storia italica. Ricordate gli Orazzi, i Curiazi? Si chiamava duello. Era un modo di risolvere le controversie senza un grande spargimento di sangue, quello che avviene normalmente in una battaglia. Il filisteo che viene inviato a valle è il soldato più potente, è un gigante. È alto circa 1,90 m, è ricoperto dalla testa ai piedi con una luccicante armatura. A me ricorda molto Achille. Un'armatura di bronzo. Ha una spada, un giavellotto e una lancia. È assolutamente terribile. È così terrificante che nessuno dei soldati israeliti vuole combattere contro di lui. Sarebbe un suicidio, la morte certa. Non c'è nessun modo per batterlo, ma ad un certo momento una persona si presenta a Saul. È un giovane pastore, gli dice: mi batterò io contro di lui. E Saul dice: no, non puoi duellare con lui, è ridicolo. Sei solo un ragazzo. Quello è un guerriero fortissimo. Ma il pastore è irremovibile. Non capisci? Ho difeso il mio gregge da lupi e leoni per anni. Credo di potercela fare.
Saul non ha scelta, nessun altro si è presentato, nessun altro si è fatto avanti e dice va bene, poi si gira verso il ragazzo e dice ma devi indossare questa armatura, la sua, non puoi affrontarlo così come sei. Così cerca di dare al pastore la propria armatura, ma il pastore dice no, non posso indossare questa roba. Il versetto biblico, per la precisione, dice io non posso indossarla perché non l'ho provata, che vuol dire non ho mai indossato armature prima. Devi essere pazzo, risponde Saul. Così il pastore si piega sul terreno, raccoglie 5 pietre, le mette nella bisaccia e inizia a camminare giù per la montagna per affrontare il gigante. Questo vede la figura che si avvicina e grida vieni da me, così io posso nutrire con la tua carne gli uccelli del cielo e le bestie dei campi. Golia rivolge questo tipo di insulti e minacce a David che sta venendo a duellare contro di lui. Il pastore si fa sempre più vicino e il gigante vede che ha con sé un bastone. È tutto ciò che ha. Invece di un'arma, solo un bastone. E dice, sentendosi insultato, attenzione a questa frase, sono forse un cane perché tu venga da me con dei bastoni? Il pastorello prende una delle pietre dalla bisaccia, la mette nella fionda, la fa roteare, la scaglia e colpisce il gigante proprio in mezzo agli occhi, proprio qui nel punto più vulnerabile. Golia cade, non si sa se è morto o solo incosciente. Il pastorello corre, gli prende la spada e gli taglia la testa. I filistei si girano e scappano. Ora, questa è la vicenda di Davide e Golia e molti ci vedono la mano di Dio. Ma se mano di un Dio c'è mai stata, non fu nel guidare il sasso, e molte delle convinzioni che abbiamo su questa storia sono sbagliate. Vediamo. Davide dovrebbe essere debole, vero? Questo è quello che è entrato nel nostro inconscio. Usiamo la vicenda di Davide e Golia come una metafora perfetta per indicare una lotta impari con un'improbabile vittoria. Giusto? Consideriamo Davide in svantaggio perché è un ragazzino, mentre Golia è un gigante grande e forte ed è anche un guerriero esperto, mentre Davide è solo un pastorello. Lo consideriamo svantaggiato perché tutto ciò che ha è un bastone, una fionda e dei sassi, mentre Golia è provvisto di un equipaggiamento moderno, un'armatura scintillante, una spada, un giavellotto e una lancia. Ma calma, cominciamo dalla frase tutto ciò che ha Davide è una fionda, perché questo è il primo errore che facciamo. Nelle guerre antiche, vedete, c'erano 3 grossi tipi di guerrieri. C'erano i cavalieri, che avevano cavalli e carri da guerra. Poi c'era la fanteria pesante, erano dei soldati a piedi, cioè fanti armati con spade e scudi e a volte con un'armatura. E poi c'era quella cosa che possiamo paragonare all'artiglieria. Erano gli arcieri e i frombolieri. Una cosa importantissima. Un fromboliere è uno che ha una pezza di pelle con delle cordicelle attaccate. Mette un proiettile, un sasso, una palla di metallo, di terracotta, all'interno del sacchetto di pelle e la fa vorticare. Poi lascia andare una delle corde e lancia il proiettile verso il bersaglio. In questo modo. In realtà è un'arma devastante, incredibilmente devastante. Quando Davide la fa roteare in questo modo, sta maneggiando la fionda probabilmente a 6 o 7 giri al secondo, e questo significa che quando il sasso viene lanciato sta andando avanti molto velocemente, probabilmente 35 metri al secondo. È sostanzialmente più veloce di una palla da baseball lanciata dal miglior lanciatore. Inoltre le pietre della valle di Elà non erano composte da rocce comuni, erano di solfato di bario, rocce che hanno 2 volte la densità delle pietre normali. Facendo dei calcoli balistici, la potenza di arresto della roccia
lanciata dalla fionda di Davide è approssimativamente uguale al potere di arresto di una pistola calibro 45. E questa è un'arma incredibilmente devastante. Precisione. Sappiamo da documenti storici che i frombolieri con esperienza, quegli esperti allenati, potevano colpire e mutilare o addirittura uccidere un bersaglio fino a 200 metri di distanza. Da razzi medievali sappiamo che erano in grado di colpire gli uccelli in volo. Erano incredibilmente accurati. C'è anche da dire che la fionda tradizionalmente è sempre stata l'arma dei pastori. Quando Davide si schiera, e lui non è nemmeno a 200 metri di distanza da Golia, quindi abbastanza vicino, quando Davide mira e lancia il sasso contro Golia, ha tutta l'intenzione e la certezza di essere in grado di colpirlo nel suo punto più debole, cioè mezzo agli occhi. Se ripercorrerete la storia delle guerre antiche, troverete di volta in volta che i frombolieri erano il fattore decisivo in battaglie contro la fanteria. Golia è la fanteria pesante e la sua aspettativa è quella, quando sfida gli israeliti a duello, è quella di combattere contro un altro fante pesante. Saul anche ha la stessa aspettativa. Davide dice: voglio combattere contro Golia, e Saul gli dice: cerca di dargli la sua armatura, perché sta pensando, quando dici combattere contro Golia vuol dire combattimento dello stesso tipo, fanteria contro fanteria. Ma Davide scombussola tutto, getta per aria tutti gli schemi, non ha assolutamente alcuna aspettativa, non vuole combattere contro Golia in questo modo. Perché dovrebbe? Lui è un pastore, ha trascorso tutta la sua vita utilizzando una fionda per difendere il suo gregge da leoni e lupi. Ecco dove risiede la sua forza. Così eccolo qua questo pastorello, esperto nell'uso di un'arma devastante contro un gigante, appesantito da una cinquantina di chili di armatura e armi incredibilmente pesanti che sono utili solo nel combattimento a corto raggio, a corpo appunto. Golia è un facile bersaglio, non ha alcuna possibilità. Allora, perché continuiamo a definire Davide il pastorello sfavorito? E perché continuiamo a ritenere la sua vittoria improbabile? E c'è un altro elemento importante. Ricordate quando abbiamo detto riportato la frase di Golia? Non è che noi fraintendiamo solo Davide e la sua scelta di armi, è anche che noi fraintendiamo profondamente Golia. Golia non è quello che sembra essere, quello che crediamo che sia. Ci sono innumerevoli note su questo nel testo biblico, cose che sono abbastanza sconcertanti in retrospettiva e che non quadrano con l'immagine di questo potente guerriero. Vediamo. Ecco una frase chiave, cruciale di tutta la vicenda, quando dice: vieni da me, così che io possa nutrire con la tua carne gli uccelli del cielo e le bestie del campo. La frase chiave è vieni da me, cioè muoviti tu. Ma perché? Per cominciare, la Bibbia dice che Golia è condotto a fondovalle da un attendente. È una cosa strana, non è vero? Quest'uomo grande e forte. Ecco qui un potente guerriero che sfida gli israeliti a un combattimento uno contro uno accompagnato da un attendente, perché è guidato presumibilmente dalla mano di un qualche ragazzo sul luogo del combattimento. In secondo luogo, la storia della Bibbia evidenzia che Golia si muove lentamente. È un'altra cosa strana da dire quando stai descrivendo un guerriero potente, il più potente conosciuto dall'uomo in quel momento. E poi c'è questa cosa tutta strana su quanto tempo impiega Golia a reagire alla vista di Davide. Davide sta scendendo dalla montagna e chiaramente non si sta preparando per un combattimento diretto corpo a corpo. Non c'è nulla su di lui che dica sto per combattere contro Golia in questo modo. Non ha nemmeno una spada.
Perché Golia non reagisce a tutto questo? È come se fosse ignaro di quello che sta per accadere, di quello che sta succedendo. E poi c'è quel commento strano che fa Davide, che fa a Davide. Sono forse un cane che devi venire da me con dei bastoni. Bastoni? Davide ha solo un bastone. Si scopre che c'è stato un grande turbinio di ipotesi all'interno della comunità medica negli anni sul fatto che ci sia qualcosa di fondamentalmente sbagliato su Golia. Un tentativo di dare un senso a tutte queste anomalie che compaiono. Sono stati scritti molti articoli. Il primo fu nel 1960 su una rivista medica dell'Illinois che ha avviato una serie di congetture che iniziano con una spiegazione sull'altezza di Golia. Golia supera in altezza tutti i suoi coetanei dell'epoca, per le spalle e per la testa. E di solito quando uno è fuori dalla norma c'è una spiegazione. Voglio ricordare che per quell'epoca l'altezza media non era paragonabile con quella dei giorni nostri. La più comune forma di gigantismo è una cosa chiamata acromegalia ed è causata da un tumore benigno della ghiandola pituitaria che provoca una sovrapproduzione dell'ormone della crescita. Nel corso della storia molti dei più famosi giganti avevano l'acromegalia. La persona più alta di tutti i tempi è stato un ragazzo di nome Robert Wadlow, che stava ancora crescendo quando morì all'età di 24 anni. Era alto 2,40 m e soffriva di acromegalia. Vi ricordate il wrestler Andre the Giant? Soffriva di acromegalia. E si ipotizza che anche Abraham Lincoln ne soffrisse. Per chiunque sia insolitamente alto, la prima spiegazione che diamo è che sia affetto da acromegalia, che ha una serie molto chiara di effetti collaterali, principalmente inerenti alla vista. Il tumore alla pituitaria, crescendo, spesso inizia a comprimere i nervi visivi del cervello, con il risultato che le persone con acromegalia hanno una visione doppia e sono fortemente miopi. Quando hanno iniziato a speculare su quello che avrebbe potuto esserci di sbagliato su Golia, hanno detto un attimo, sembra proprio che Golia assomiglia a quelli che soffrono di acromegalia. E questa sarebbe la spiegazione del suo strano comportamento quel giorno, del perché si muove così lentamente, del perché debba essere condotto giù nel fondovalle da un accompagnatore. Non può farsi strada da solo, perché è così stranamente ignaro da non capire che Davide non sta andando a combattere contro di lui fino all'ultimo momento, perché Golia non può vederlo. Golia non vede chiaramente. Quando dice vieni da me così che potrò nutrire della tua carne gli uccelli del cielo e le bestie del campo, la frase vieni da me indica la sua vulnerabilità. Vieni da me perché io non posso vederti, perché non posso venire io da te. E poi sono forse un cane che devi venire a me con dei bastoni? E li vede 2 bastoni, quando invece Davide ne ha uno solo. Così gli israeliti lassù sul crinale, quando lo vedono, pensano che sia un nemico straordinariamente potente, mentre invece quello che non comprendono è che la fonte della sua forza in realtà è anche la fonte della sua più grande debolezza. In tutto c'è una lezione, amici, una lezione importante per tutti. I giganti non sono così forti e potenti come sembrano, e a volte i pastorelli hanno in tasca una fionda. Grazie per aver visto il video e arrivederci al prossimo da Il Mistero è Servito.